Ciao a tutti, io sono la Fra e benvenuti in questo mio nuovo video della rubrica dedicata ai personaggi di Metal Gear Solid. Prima di tutto vi avviso che questo filmato contiene spoiler sulla trama della saga ed è quindi indirizzato a chi ha completato tutti i titoli. Inoltre non verranno trattati gli eventi principali, ma cercherò di soffermarmi sulla psicologia dei personaggi. Ci tengo a precisare che si tratta di un'interpretazione molto personale, per questo sentitevi liberi di commentare e dirmi che cosa ne pensate. The Boss è un personaggio chiave nella saga di Metal Gear Solid, il nucleo centrale dal quale si sviluppa tutto l'arco narrativo. Nonostante la sua fondamentale importanza, però, appare solo in un capitolo e del suo passato sappiamo esclusivamente ciò che ci viene raccontato da lei stessa o da pochi altri personaggi. In Metal Gear Solid 3 Snake Eater ci viene presentata come una supereroina della Seconda Guerra Mondiale, ma la parte più interessante è quella che riguarda la donna che sta dietro alla leggenda. Nata nel 1922, il suo destino rimane per sempre segnato dal padre e la sua volontà di rivelarle l'esistenza dei Filosofi, gruppo del quale lui era un membro fondatore. Proprio a causa delle rivelazioni fatte alla bambina, l'uomo verrà ucciso dall'organizzazione e la figlia probabilmente sottratta. Dei primi anni della vita di The Boss non sappiamo molto, se non che insegnò in una delle scuole di seduzione dei Filosofi, istituto in cui le donne venivano cresciute come spie, e successivamente divenne un soldato membro delle SAS. Il 1943 è l'anno in cui la sua vita cambierà per sempre. A soli 21 anni le viene infatti affidato il compito di eliminare una spia tedesca che si era infiltrata all'interno del Manhattan Project per sottrarre la tecnologia della bomba atomica agli Stati Uniti. La missione era semplice, ma poco prima di intraprenderla, The Boss scoprì di essere incinta. Come racconterà in futuro, l'immensa gioia che provò nell'apprendere questa notizia fu la causa della sua distrazione. Venne infatti scoperta e nel tentativo di proteggersi il grembo, una pallottola le colpì la testa. Il proiettile le danneggiò l'emisfero destro del cervello, portandola in un coma di 3 mesi. La donna recuperò però le energie con estrema facilità. La ferita sembrava averle infatti provocato un incremento delle capacità fisiche ed intellettuali, donandole riflessi e intelligenza quasi sopraumane. Nonostante questo, The Boss sosterrà sempre che sia stata la gioia nata dall'essere madre a donarle la forza di sopravvivere, e proprio da questo evento deriverà il suo futuro soprannome The Joy. Nel 1944 The Boss crea la Cobra Unit, un gruppo di super soldati da lei guidato, con i quali partecipa allo sbarco in Normandia. Qui la donna viene gravemente ferita all'addome e i medici sono costretti a farla partorire. Il bambino le venne estratto dal ventre proprio sul campo di battaglia e subito dopo portato via dai Filosofi. L'unica testimonianza dell'essere stata madre, la cicatrice rimasta sul suo corpo. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. Nel 1951 The Boss rimane coinvolta in un test nucleare in Nevada. L'esposizione alle radiazioni la rende sterile. Proprio in quegli anni la donna incontrerà il giovanissimo John e lo crescerà ed addestrerà per molto tempo fino alla loro separazione nel 1959. The Boss spiegherà molti anni dopo come fosse legata al ragazzo a causa della loro comune sorte. Anche John, infatti, era stato in giovane età esposto alle radiazioni, che lo avevano reso sterile. I due svilupperanno un rapporto che si rivelerà essere uno dei più importanti per The Boss. Lo crescerà ed amerà, proprio come il figlio che le fu strappato. Il 1959 è l'anno in cui la vita le sarà sconvolta per sempre. La donna è costretta ad abbandonare Snake per iniziare una missione top secret in Russia. Sono gli anni della guerra fredda e Stati Uniti e Unione Sovietica sono in piena competizione per la corsa allo spazio. Dopo svariati fallimenti da parte degli Stati Uniti, il governo decise di mandare una spia infiltrata in Russia per ricevere informazioni sul loro avanzamento tecnologico spaziale. Il compito di The Boss era proprio quello di inserire la spia nel centro missilistico russo. Grazie a lei, gli Stati Uniti recuperarono dati importanti per il progetto Mercury e il sogno di mandare l'uomo nello spazio iniziò a realizzarsi.
La situazione inizia a precipitare quando, nel 1961, The Boss nota delle incongruenze nei progetti russi dello Sputnik e decide di recarsi lei stessa in Russia per accertarsi che tutto stia procedendo come riferito dalla spia. Sul posto scopre però che la Russia è in realtà molto più vicina a raggiungere lo spazio di quanto non volesse far credere e che la spia infiltrata stava in realtà doppio giocando agli Stati Uniti. La reazione del governo e della CIA fu una sola: considerare The Boss come la responsabile di tutto. Come prezzo da pagare per il suo errore, la NASA decise di utilizzare la donna proprio come cavia per il progetto Mercury, troppo rischioso per gli altri 7 candidati. The Boss accettò senza obiettare. Il 12 aprile del 1961, quasi contemporaneamente al volo di Gagarin, The Boss vede il pianeta dallo spazio. In quel breve istante, la donna si rese conto di quanto futili fossero le competizioni e i conflitti in confronto all'immensità del mondo. Purtroppo non riuscì mai a riferire il suo messaggio, poiché pochi secondi dopo la navetta nella quale si trovava iniziò a precipitare nel mare e l'impatto la portò in un lungo coma. Il progetto degli Stati Uniti era stato un completo fallimento e tutto ciò che riguardava The Boss, la cosiddetta Mercury Lady, venne cancellato e dimenticato. Una volta ripresa dal coma, i filosofi le affidarono un'altra missione: tornare in Russia ed affrontare faccia a faccia l'agente che aveva corrotto la spia qualche anno prima. Con sua grande sorpresa scoprì che si trattava di De Sorro, suo vecchio amico e membro della squadra Cobra, nonché il padre di suo figlio. Gli ordini erano molto chiari: uno doveva vivere e uno doveva morire. Se così non fosse stato, il figlio avrebbe sofferto al loro posto. The Boss uccise De Sorro, che non oppose resistenza. Boss, you have to shoot me. I can't. Shoot me. You want to finish your mission, don't you? Then you'll have to shoot me. The spirit of the warrior will always be with you. Don't be sad. We'll meet again someday. Nel 1964 The Boss partecipa alla missione Virtuosa, durante la quale incontra di nuovo Snake. La sua missione era quella di recuperare l'eredità dei filosofi nelle mani di Volgin. Sarà l'ennesimo stravolgimento dell'equilibrio globale a costringerla nuovamente al sacrificio. Il prezzo questa volta è la sua stessa vita. Il governo che lei aveva a lungo servito la stava usando come capro espiatorio per evitare un nuovo devastante conflitto mondiale. La sua eliminazione avrebbe quindi salvato innumerevoli vite. The Boss accetta la missione senza opporsi, forse in cerca finalmente di un po' di pace. Per lei non sarebbe stato un compito così difficile se a toglierle la vita non fosse dovuto essere proprio Snake, l'uomo che lei amò di più fra tutti. The Boss ha vissuto una vita di sacrifici, mettendo sempre la missione davanti a tutto. Nel 1943, quando scoprì di essere incinta, commise un atto che lei stessa riterrà per sempre un errore. Lasciando vincere i sentimenti personali e non riuscendo ad assassinare quell'uomo, aveva reso possibile lo sviluppo della bomba atomica. The Boss si sentì per sempre la responsabile della morte di milioni di persone e dell'instaurata guerra fredda, facendosi carico di una colpa che in realtà non era la sua. Da quel momento, The Joy cedette il posto a The Boss, il sentimento alla ragione, la missione prima di ogni cosa, la lealtà fino alla fine. Ma questo ebbe un prezzo enorme da pagare, che pesò per tutta la vita sulle spalle della donna. Il figlio, la possibilità di averne altri, l'amore della sua vita, i meriti che non le vennero mai attribuiti e alla fine anche il suo allievo. Tutto questo, un fardello che con la morte finalmente la lascia, come un serpente che strisciando abbandona il suo corpo. Snake, you're a wonderful man. Kill me. Kill me now.